Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025. Wow, abbiamo la carta del matto, ragazzi, periodo di nuovi inizi, nuove avventure, nuove scoperte, mi dicono. Di solito quando c'è la carta del matto è come se ci fosse una ventata di freschezza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è la playlist, e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e anche questo ha la playlist. Inoltre sempre in descrizione c'è il link al corso di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025, è un livello intermedio. Comunque o guardate il video oppure se siete interessati mi scrivete una mail, io vi mando la lettera con il programma e tutte le informazioni. Bene ragazzi, questo è uno di 4 di oroscopi che andrò a pubblicare per il primo semestre del 2025. Uno l'ho già pubblicato, parla delle energie generali, le cose più importanti se vogliamo. Questo riguarderà la crescita spirituale, poi c'è uno sull'amore e le relazioni e un altro sarà sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, restate sintonizzati. Ok, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per voi. Quattro di spade, 7 di bastoni, 3 di spade, la sacerdotessa, 5 di spade, avete tante spade, regina di bastoni e eremita. Allora, sento che l'eremita è un po' il filone, se vogliamo, ma in questo senso, cioè lo sento positivo. Allora, partiamo dal 4 di spade. Io qui ho l'idea che tendiate, magari in alcune situazioni in particolare, a battere un po' in ritirata. Questa è un po' la sensazione che ho. Cioè a rimanere piuttosto con un profilo basso, magari per non soffrire più, per non creare disagi, per... Insomma, e qui si tratta un po' di riscoprire voi stessi. Il matto è anche una carta che fa riferimento al bambino interiore, a quell'entusiasmo che abbiamo quando siamo piccoli, che vogliamo scoprire il mondo, no? Mentre qui finiamo con un eremita, che è il saggio, è colui che ha già fatto un percorso e si avventura da solo per cercare la propria verità. È una nuova avventura in solitaria, ho come questa sensazione. E diciamo, potrebbe essere visto come l'uscire da una sensazione di letargo per avventurarsi nella vita con la propria testa, con le proprie idee. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo la regina di coppe. Sì, è come se ci fosse una situazione di protezione all'inizio, di ovatta, di coccole, di... come vi posso dire? Sto qui tranquillo così non mi succede niente. Allora, qui abbiamo la regina di coppe, un 7 di pentacoli, un 4 di bastoni, un 4 di pentacoli e un 7 di coppe. Infatti, come vi dicevo, c'è una sorta di situazione di comfort
che secondo me sarete un po' sfidati a smuovere, a lasciare indietro per qualcuno, che non è detto che bisogna chiudere definitivamente, però iniziare insomma ad andare un po' oltre, secondo me. E potrebbe essere sia da un punto di vista fisico, mm, ma anche, direi soprattutto mentale, perché avete tante spade, devo dire. E l'eremita ha anche una carta di introspezione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Forza e 10 di pentacoli. Qui per qualcuno si tratta di lasciare la famiglia di origine per andare verso la costruzione della propria, e la propria famiglia può anche essere io e il gatto. Già quello è un nucleo familiare se si abita da soli per conto proprio. Andiamo a vedere il 3 di spade. Mi parlano di sogni, come se qualcuno qua dovesse difendere i propri sogni. Regina di bastoni e fante di bastoni. Vi dico, è come se qualcuno non volesse uscire allo scoperto. Cioè può anche essere che le idee siano tante, magari anche le occasioni, però c'è una sorta di staticità dentro, come se, non so, probabilmente è la paura di soffrire, probabilmente qualcuno non ha voglia di fare certi sacrifici e quindi si continua un po' a posticipare, se vogliamo. Perché poi qui avete anche un 5 di spade. Adesso andiamo per ordine, andiamo con la sacerdotessa. Ruota della fortuna che è un 10 e 10 di spade. È come se aveste bisogno, ragazzi, di rendervi conto del ciclo karmico che state vivendo e di chiuderlo. Avete un 5 di spade, c'è sofferenza mentale che crea questo 3 di spade. E qui con questi 2 10 sento che è come se fosse ora di girare a testa in su questa sacerdotessa, di iniziare a vedere oltre, di iniziare a vedere il modello in modo un po' più ampio. Qual è la dinamica di comportamento che continua a ripetersi? Come reagite voi davanti ai problemi, alle discussioni, ai trigger, come si chiamano in italiano? Ai detonatori della sofferenza? Giustizia. È come se mi avessero risposto. Qualcuno potrebbe pensare di portare davanti alla giustizia una persona o un gruppo di persone. Va bene, adesso questa la rimetto dentro perché stavo chiacchierando, diciamo. Allora, andiamo al 5 di spade. Stavo facendo un esempio. Allora, 3 di pentacoli e 7 di bastoni nuovamente che si ripete. Ragazzi, io sento che qui avete bisogno di agire un po' con la vostra testa, ok? Soprattutto se siete abituati a rimanere in questa zona di comfort di cui vi parlavo prima. Qui avete 1, 2, 3, 4. Il 4 è una carta di staticità, sono numeri fermi, come vi posso dire. Fanno riferimento alle mura di una casa anche, no? Anche qui il 4 di bastoni soprattutto. Quindi vi dico, è come ho questa zona, mi verrebbe da dire tranquilla, ma vedendo il 4 di spade neanche poi così tanto. Può essere tranquilla da un punto di vista economico, può essere tranquilla, diciamo così, tranquilla ma non soddisfacente. E quindi qui vi sfidano, o voi sarete sfidati, insomma, a difendere le vostre idee, quello che volete voi, quello che volete creare voi, o semplicemente cambiare. Anche se vi dico, tra il fante di bastoni e la carta del matto sento tanta voglia di andare oltre, di viaggiare, di conoscere, di scoprire, di iniziare cose nuove, di iniziare percorsi nuovi.
Andiamo a vedere questa regina. Re di coppe. Quattro di spade che ce l'avevate già là e 6 di spade. Guardate Vergine, mi viene da dirvi una cosa, se siete in una relazione di coppia non proprio bella e ci sono dei figli di mezzo, sento che è giusto che difendiate la vostra zona di, diciamo, comfort o di sicurezza. E se per caso adesso qui avete un matto che è un nuovo inizio e questo è il percorso solitario. È come, ok, mi smetto di stare in ritirata, smetto di stare in secondo piano e inizio a fare dei sacrifici per cambiare la mia realtà, ok? Per togliermi. Tenete presente che il 5 di spade parla, sì, come vi ho detto prima, di confusione mentale, di sofferenza mentale, ma parla anche di lotte egoiche, cioè sono quelle discussioni dove la cosa importante è chi ha ragione, non come risolvere il problema, ma chi ha ragione. Ecco, quella roba lì non serve. Quindi piuttosto quando siete infuriati andate a picchiare il cuscino fino a quando non vi fa male alle braccia, poi quando vi siete calmati ritornate dal partner o dal collaboratore o da chi che è e parlate con calma per risolvere il problema. È come se doveste trovare un modo di collaborare piuttosto che con modi per scontrarvi. E anche se fosse l'altro che vi aizza, che vi istiga, e quindi no, ma perché? Ok, va bene tutto, però come risolviamo il problema? Il segreto in questi casi è mantenere la calma. L'altro dopo un po' anche lui lascia andare la o lei, lascia andare questo impeto. Andiamo a vedere l'eremita, ragazzi. C'è come un allontanamento da qualche tipo di... Sì, oh, questa è caduta. Ragazzi, bellissime, bellissime, perché quando il 9 di Pentacoli è al contrario, parla di dipendenza economica, in questo caso perché è una carta di Pentacoli, qui abbiamo l'imperatore. Io sento che molte persone qua costruiranno il proprio impero, smetteranno di essere dipendenti da qualcun altro, magari smetteranno di mettersi in secondo piano o di aspettare che le cose cambino per X motivi, anche perché questo crea una sofferenza e qui c'è come uno spirito di sacrificio per no, ok, basta, difendo le mie idee, ok, cerco come uno spirito di collaborazione e se questo spirito di collaborazione non ce l'ho, me ne vado con i 6 di spade e l'eremita. Me ne vado da questa situazione, da questa posizione, da questi schemi di comportamento. Non è che me ne dovete andare per forza da una relazione o da un lavoro, però semplicemente inizio a ragionare con la mia testa, inizio ad essere più indipendente, inizio a creare la mia ricchezza, il mio impero, la mia stabilità. Per qualcuno è il mio lavoro, eh. Fatemi vedere. Se state pensando, se fosse per caso una situazione lavorativa stabile, no? Dove tutto sommato non è spiacevole, ma vi sentite come se aveste bisogno di più, il 2025, perlomeno il primo semestre, potrebbe essere il periodo giusto per capire la direzione da prendere, dove andare, l'autoconoscenza esattamente, come creare il vostro impero. E siccome c'è un matto, qui all'inizio si parla di nuovi inizi. Può essere che qualcuno inizi veramente a fare un lavoro sul proprio bambino interiore e a riavvicinarsi a quello che amavamo da bambini. Fare un lavoro sul bambino interiore vuol dire ritornare un po' indietro, se vogliamo, con la mente ai ricordi e cercare di capire lì che cosa ci faceva felici. Lo scopo di vita o la missione di vita ha anche a che fare con quel periodo lì, quello che ci piaceva fare e ci faceva andare via il tempo. Ok? Quelle potrebbero essere
le doti innate dentro di noi. Ok ragazzi, andiamo a vedere uno di questi oracoli che fa riferimento, diciamo, a dei pensieri o delle credenze che potrebbero limitarvi. E li rivedo un po' nel 3 di spade. Perché ho un ideale non realistico. Guardate, vi metto qua vicino il 7 di coppe. Chiedetevi qual è la realtà, non come sarà o come è stato, adesso, com'è. Perché voi vivete adesso, la sofferenza ce l'avete adesso. È adesso che c'è da lavorare le cose. Sapete, il futuro si può pianificare, si può immaginare, si può attirare, ma non è certo. Bisogna sempre valutare le cose, le persone, le relazioni nel qui e ora, nel momento zen. Ok, andiamo a vedere ancora uno di questi e poi ho un oracolo dei semi stellari. Questi non mi ricordo mai come si chiamano, ragazzi, io sono veramente negata con i nomi. Carta numero 45, tempo di andare. Anche questa è come se fosse un riprovo, una conferma di queste due carte. È tempo di andare, è tempo di seguire la vostra strada, il vostro cuore, il vostro bambino interiore. Come sono le cose adesso? Ok, io posso iniziare. Guardate, il matto è una carta che vi dice di fare il salto di fede. Ok, è proprio una persona che si butta da questo dirupo, ok? In realtà rappresenta San Rocco, che era un giovane ricchissimo perché aveva ereditato, i suoi genitori sono morti, lui aveva ereditato un sacco di soldi, però lui ha semplicemente donato tutto in beneficenza, si è preso quei 4 stracci, esattamente come viene raffigurato negli arcani tradizionali, ed è partito da povero. Ok? Quindi è stato proprio un salto di fede suo, cioè per la serie dove vado, so che sono accompagnato. Amici della Vergine, una bellissima lettura, devo dire. Adesso andiamo a vedere ancora uno di questi arcani, di questi oracoli. Osservazione. Espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita. Ragazzi, qua dovete imparare a guardare da un punto di vista più ampio, con la sacerdotessa, la ruota della fortuna, quelle che sono le dinamiche di comportamento, il karma. La sacerdotessa non guarda, cioè, come vi posso dire, è al di sopra del giusto o sbagliato. Guarda quello che c'è, guarda la realtà così com'è. Non importa se hai ragione tu o hai ragione io, il punto è che le cose sono così. Quindi da lì cosa si fa? Come si risolve il problema? Sono sempre affascinata da come tutte le carte alla fine collimino. Cari amici della Vergine, fatemi sapere per voi, insomma, come vi è sembrata la lettura, se vi ha dato degli spunti interessanti di riflessione, scrivetemelo nei commenti perché io sono sempre curiosa di leggere i commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito o a scrivermi un'email per le sessioni individuali oppure potete abbonarvi al canale se volete andare a vostro ritmo. I titoli dei video sono comunque pubblici, sono visibili. Vi basta entrare nelle copertine con scusate, nelle playlist con le copertine lilla, che sono quelle dedicate agli abbonati, così date un'occhiata ai titoli ai temi che vado via via pubblicando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un inizio 2025 super splendido, vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutto. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!